Come tollerare chi ci fa del male? Come sopportare una grave offesa? Ma soprattutto, perché dovremmo farlo? I testi sacri del cristianesimo e del buddismo ci sveleranno come e perché. Ma prima, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche, in modo da non perdere i prossimi preziosi insegnamenti di queste due importanti tradizioni spirituali. Bene, iniziamo analizzando un passo del Vangelo di Matteo che richiama alla pratica della tolleranza. Vi lascio i riferimenti dei brani citati in descrizione, qui sotto. Avete inteso che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Dà a chi ti domanda, e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle. Queste parole di Gesù sono una chiamata all'esercizio della tolleranza, la pratica di non opporsi al malvagio, di offrire l'altra guancia, rappresenta un invito a superare il ciclo della vendetta e a rispondere con amore e compassione. Ma come è possibile metterlo in pratica? Se inserissimo questi insegnamenti in un testo buddista, sarebbe difficile distinguerli dalle scritture buddiste stesse. Tolleranza e pazienza richiamano fortemente l'ideale del bodhisattva. In particolare, nel buddismo Mahayana, la persona che subisce un danno è esortata a reagire con compassione e non violenza. Ora leggiamo un altro passo, sempre dal Vangelo di Matteo, che dice addirittura di amare i nemici. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Siate voi, dunque, perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Queste parole di Gesù rappresentano un passo ulteriore rispetto alla tolleranza, invitando non solo a tollerare, ma ad amare attivamente i nemici. Il mandato di amare i nemici è radicato nell'idea di imitare la perfezione divina che abbraccia sia i malvagi che i buoni. Questo brano richiama il concetto buddista noto come il compendio delle pratiche, soprattutto nel Mahayana. Qui Santideva, monaco buddista indiano, chiede: se non pratichi la compassione verso il tuo nemico, verso chi potrai praticarla? Dunque, sia il cristianesimo che il buddismo ci dicono che è importante coltivare la compassione verso coloro che causano sofferenza. Ma perché dovremmo farlo? Motivo numero 1. Rompere il ciclo della vendetta. Amare i nemici è un modo di interrompere il perpetuarsi della violenza e dell'odio, fermando la catena del male. Motivo numero 2. Promuovere la pace. Nel momento in cui si sceglie di amare invece che odiare, si contribuisce a creare un ambiente di armonia e comprensione reciproca. Motivo numero 3. Rispecchiare l'amore divino. Perché sia visibile in mezzo a noi l'amore divino e la bellezza dell'assoluto, di cui facciamo parte, buddisti e cristiani sono d'accordo che occorre sviluppare la qualità della compassione. Sono 3 nobili motivazioni, senza dubbio, ma non bastano, c'è ancora un motivo, il più importante di tutti, scopriamolo insieme. Pensiamo a come si intende la creazione nel cristianesimo, dove tutto viene da Dio. In effetti, Dio, che è padre di tutti i suoi figli, fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Queste parole di Gesù sottolineano l'amore gratuito di Dio per tutti, nessuno escluso, anche per i malvagi, un concetto che risuona perfettamente con la compassione universale buddista.
Quando comprendiamo che siamo amati in modo assoluto e infinito dal principio stesso della nostra vita, anche quando compiamo il male, anche quando non siamo in pace con noi stessi, allora la compassione verso tutti avviene in maniera naturale, senza sforzi. Lo stesso principio si può osservare nel buddismo, in cui la natura del Buddha, costituita dall'unione di chiara luce e vacuità, è comune a tutti gli esseri viventi, fornendo una base solida su cui costruire una pratica spirituale più profonda. Vediamo come. Nei testi buddisti sono descritti 3 tipi di pazienza e tolleranza. Il primo tipo è la capacità di sopportare il dolore e la sofferenza senza essere sopraffatti. Questo non significa solo accettare passivamente, ma mantenere uno stato di calma e resilienza di fronte alle avversità. In molte tradizioni buddiste questo stato è descritto come la capacità di mantenere la mente serena di fronte alle difficoltà. Il secondo tipo va oltre la semplice sopportazione e coinvolge l'accettazione volontaria delle difficoltà per uno scopo più elevato. In questo contesto la persona è addirittura desiderosa di affrontare le sfide che si presentano sul sentiero spirituale. Accettare volontariamente queste difficoltà è visto come un atto di devozione, un impegno per favorire il diffondersi di un karma positivo. Il terzo tipo emerge quando si raggiunge una profonda comprensione sulla vera natura della realtà. Questo implica una visione penetrante che va oltre le apparenze superficiali e riconosce la natura effimera e interdipendente di tutte le cose. Quando si raggiunge questa comprensione profonda, la tolleranza diventa naturale, poiché si riconosce la transitorietà delle situazioni difficili, senza essere travolti dalle emozioni negative, sapendo che la realtà è sempre altra rispetto a ogni idea che possiamo avere su di essa. Sebbene queste tipologie di pazienza e tolleranza siano delineate nei testi buddisti, possiamo anche applicarle al contesto cristiano. Ad esempio, la seconda tipologia, l'accettare volontariamente le difficoltà per uno scopo più elevato, può essere vista come la volontà di entrare in una relazione di amore col Creatore. In questo modo si compiace il proprio Creatore, perché si prova compassione per tutti i suoi figli, nessuno escluso. In questo modo si ama Dio, presentando a Lui la migliore offerta, attraverso la pratica di virtù come la tolleranza e la pazienza nei confronti di tutti i suoi figli, che sono nostri fratelli. Nel buddismo c'è un'idea simile di offerta della pratica. Vivere una vita conforme ai principi del Dharma è considerato il dono più significativo che si possa fare. Inoltre, la pratica di queste virtù non solo contribuisce alla stabilità emotiva, ma offre anche benefici fisici, dimostrando come il benessere mentale sia collegato alla salute fisica. Persone pazienti e tolleranti spesso mostrano una maggiore resistenza allo stress, godono di un migliore benessere fisico e dimostrano una maggiore longevità. Inoltre, accogliendo la diversità e praticando la tolleranza verso chi la pensa diversamente, si crea un ambiente di pace interiore e di armonia sociale. Questo è un bene, non solo per il singolo individuo, ma per l'intera comunità umana. Vi invito a considerare come potete integrare queste virtù nella vita di tutti i giorni e a condividere le vostre opinioni nei commenti. Grazie per essere stati con noi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Alla prossima!